È tutto vuoto. Vuota anche questa. Amore, siamo completamente a secco. Dimmi, Mu, hai chiamato? Vestiti che andiamo. Dov'è che andiamo? A Roccabianca, siamo a secco. Ah, ok. Siamo arrivati, Mo. Siamo a Roccabianca. Qui c'è la sede delle distillerie Falle dello Spaccio, così risolviamo il problema della grappa. Ma guarda, il logo della Faled è proprio il profilo della rocca. Sì, ma adesso la Rocca non è più solo il posto dove mettono a invecchiare i liquori, adesso si può visitare. Ma da boh? Sì, perché a un certo punto hanno cominciato a cadere pezzi di soffitto dalle celle di invecchiamento e cade un pezzo oggi, cade un pezzo domani. È venuto giù tutto. Ma no, dai, hanno scoperto che le stanze sotto l'intonaco erano ancora tutte affrescate. Ah, è da lì che è venuta l'idea. Hanno spostato le botti e giù di restauro. Esatto, la Rocca dal 2003 è aperta al pubblico, così anche noi possiamo visitarla e scoprire la grande storia d'amore di Bianca Pellegrini e Pier Maria Rossi. Pier Maria Rossi era un fortunello, nato con un bel titolo nobiliare e un buon patrimonio. Era già sposato a causa di un matrimonio politico organizzatogli dalla famiglia, ma in cuor suo ambiva a un amore come se ne leggeva nei poemi, e così, tra una cosa e l'altra, si invaghì di Bianca Pellegrini e cominciò a farsi delle idee. La Bianca avrebbe potuto dirgli: Beh, bello, siamo entrambi già sposati, io non c'ho tempo per ste manfrine. e invece lei la pensava esattamente come lui e voleva una grande storia d'amore. I due si accordarono e decisero di vivere il loro sogno come se fossero in una di quelle telenovela che tanto piacevano alle nostre nonne. Infatti, per sbandierare al meglio la loro relazione, alla faccia dei coniugi cornuti, sul muro, in fondo al loggiato della Rocca, possiamo notare la figura di una tizia dalla pelle pallida e gli abiti da pellegrina. Non è che ci volesse un genio già all'epoca per capire chi fosse l'amante del Castellano. Come avrebbe potuto chiamarsi? Giovannona Coscialunga? No. Magari potrebbe essere... Bianca Pellegrini? Dal loggiato si entra poi nella camera da letto, dove i piccioncini avevano fatto affrescare l'ultima novella del Decamerone, La Griselda. La storia racconta del nobile Gualtieri che sposò la bella Griselda solo per farle vedere i sorci verdi. Robe del tipo che lei gli dà una figlia e lui gliela porta via, dicendole che la farà ammazzare. Dopo un po' nasce un altro figlio e lui ripete la procedura e Griselda, buona come un pezzo di pane, manco commenta. E già qui. Poi lui le dice che il matrimonio è sciolto e la rimanda a fare la popolana, ma poi la va a riprendere e le annuncia che si sposa con una che ha meno della metà dei suoi anni e vuole che Griselda gli organizzi il matrimonio. No, aspetta, si è fatto la baby fidanzata e vuole che lei gli organizzi le nozze? Sì, aspetta e spera. Ma lei è buona come un pezzo di pane e quindi lo fa. Alla fine si scopre che Gualtieri era anche più bastardo di quanto sembrasse all'inizio, perché tutte ste cattiverie erano solo prove per vedere se Griselda era davvero la moglie perfetta. La baby fidanzata in realtà era la figlia e il paggetto di questa il figlio, entrambi vivi e portati via alla nascita. Griselda era veramente la moglie perfetta. Lui la riprese e vissero tutti felici e contenti. Ah, contentissimi proprio. Alt! Amici, non provate a farla a casa, perché come dice mia moglie... La castrazione, amore, è un attimo. Vabbè, quelli erano comunque altri tempi, e al Pier Maria e alla Bianca sembrava una storia d'amore adatta alla loro camera da letto. Comunque, Pier Maria e Bianca si erano giurati amore eterno, e magari si sarebbero pure sposati una volta rimasti vedovi, ma invece niente, non gli è andata bene, e la Bianca è morta prima di restare vedova. E che sfiga però. Beh, guarda il lato positivo, a noi resta la Rocca, e i liquori. Non scordiamoci dei liquori, siamo venuti qua per questo, avanti, entra nello spaccio. E questo è tutto. La missione di oggi è compiuta. E se vi è piaciuto il video, seguite il nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, Instagram e il nostro blog. Link in descrizione. Cin cin!